Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video in italiano. Ciao a tutti. Allora, il video di oggi sarà abbastanza semplice e come potete vedere dietro di me non sono nella solita location perché abbiamo ospiti a casa, quindi nella camera dove di solito tengo i miei porcellini d'India ho messo i due ospiti che sono due amici di mio marito e quindi i topini sono andati nella camera dove di solito registro e quindi non posso registrare con loro lì perché fanno casino e quindi come location ho scelto la camera da letto per questo video di chiacchiere e camera touching che vi mancava e alcuni di voi me l'hanno chiesto. Prima di chiacchierare un po', volevo farvi vedere questi cuscini a forma di fiore che ho comprato settimana scorsa. Li adoro, ne ho presi due e li ho presi a questo negozio, in questo negozio che si chiama Kik e li ho pagati poco. Li amo. La mia camera da letto è tutta rosa come il mio bagno, quindi ho dovuto per forza prenderli. Detto ciò, sto registrando come al solito, ormai registro quasi sempre di domenica e volevo parlarvi, prima di tutto darvi una news che chi mi segue su Instagram saprà già, ovvero che hanno annunciato le nuove date della convention di Hannibal a Londra, in cui 90% ci sarà Mads Mikkelsen perché avevano posticipato la convention appunto perché stavano aspettando la conferma di Mads e quindi hanno aggiornato le date a fine ottobre, quindi ho bloccato sia volo che hotel con cancellazione gratuita, quindi non so se tra voi c'è effettivamente qualche Fannibals, ma nel caso ci possiamo vedere alla convention. Mentre, cosa che non ho ancora detto su Instagram, magari dirò nei prossimi giorni, è che il venerdì 22 maggio andrò al Miami di Milano a vedere appunto il mio amico che suona nei Patagarri, che mi ha dato il biglietto. Quindi se c'è qualcuno di Milano che andrà al Miami in quella data, se vuole possiamo salutarci, perché mi sono resa conto che non ho mai incontrato nessuno di voi e ci sono anche alcuni di voi che sono di Milano. Poi ovviamente sempre bisogna stare un po' attenti quando si conoscono le persone conosciute su internet, però ho pensato che nel contesto di un festival, anche perché ci sono tutti i miei amici, potrebbe essere un buon momento dove magari conoscere qualcuno di voi, e dato che è un festival abbastanza famoso e tanta gente di Milano ci va, se appunto ci andate scrivetemelo su il mio Instagram, che è Elisa Whispers ASMR, così possiamo magari salutarci, mi farebbe davvero piacere. Detto ciò, volevo aggiornarvi su una serie di cui non vi ho ancora parlato, che è Half Men, che anche quella è sulla
io avevo fatto l'abbonamento ad HBO per vedere The Pitt e alla fine quando ho finito The Pitt avevo ancora dei giorni disponibili, quindi ho iniziato Euphoria e adesso che sono in pari di Euphoria con Euphoria, ma poi ne parliamo, devo fare delle pause perché mi hanno consigliato di fare delle pause. Non sono molto brava con la mia a fermare la mia diarrea verbale, ma proverò a parlare più piano. Quindi, dato che sono in pausa, cioè sono in pari con Euphoria, ho iniziato anche Alpha Man, che è la serie, non so se è solo sceneggiatore o anche regista di Baby Reindeer. Io non so se l'avevate vista, mi pare era su Netflix, ma è molto molto carina come serie, mi è piaciuta molto. E lo stesso sceneggiatore ha fatto anche questa nuova miniserie chiamata Half Men, che è molto molto particolare. Io non ogni puntata rimango scioccata da quello che succede, è molto particolare e niente è come sembra, quindi senza spoiler, comunque se guardate il primo episodio sembra quasi che ci sia qualcosa tra questi due fratelli non di sangue, ma andando avanti si capisce che c'è qualcosa, ma non quello che ci aspettavamo guardando il primo episodio. È molto interessante e piena di colpi di scena, e se vi piace il genere drammatico, ma non nel vero senso del termine, drammatico psicologico, non penso che questo termine esista, però ecco, se avete HBO io vi consiglio di darci di provare a vedere almeno il primo episodio. Il quarto episodio secondo me finora è il più bello, perché c'è stato un monologo, due monologhi in realtà, dei due protagonisti che mi sono piaciuti tantissimo, dei due attori, e sono davvero bravi secondo me. Quindi è uno dei due attori, appunto, sia lo sceneggiatore sia appunto l'attore protagonista di Baby Reindeer. Quindi ecco, se non avete ancora sentito parlare di questa serie e vi piace il genere, assolutamente ve la consiglio. Mentre per quanto riguarda Euphoria, sono arrivata in pari con la serie e adoro sempre di più la storia di Cassie, perché è completamente fuori controllo, e ancora più fuori controllo è Nate, quindi sono proprio una coppia tossica a livelli incredibili, però a me fanno mega ridere. Però ecco, secondo me sarà una di quelle serie che più si va avanti, più non saranno belle. Poi magari mi stupirà, però ho questa impressione che si stia scadendo molto molto nel trash. Io penso, allora, non so se avete visto com'è finita l'ultima puntata, non intendo quella che uscirà lunedì, ma quella di settimana scorsa. Però io ho come l'impressione che Zendaya tra poco uscirà dalla serie, perché se i rumor sono corretti lei non è in buon rapporto con gli altri attori della serie, e quindi secondo me troveranno un modo o per farla morire, che secondo me avrebbe senso data le sue dipendenze. Sarebbe una fine sensata, seppur tragica e terribile per Rue, che
che potrebbe poi innescare tantissime altre dinamiche sia su Jules sia su altri personaggi, quindi non sarebbe male, o comunque troveranno un modo per toglierla dalla serie, ma proprio perché ho questa impressione che Zendaya non voglia più far parte di Euphoria. Poi è anche vero che gli attori hanno dei contratti, quindi non è che può fare quello che vuole, però secondo me ho ragione. Quindi dato che ultimamente non mi sto imbarcando in nuove serie con tanti episodi, cioè sia Half-Men che Euphoria esce un episodio a settimana, e ho anche rifinito per la terza barra quarta volta di vedere Hannibal, quindi in questo momento sono abbastanza tranquilla per quanto riguarda serie TV e in realtà mi sono intrippata tantissimo. Voglio sapere come tradurrà il termine intrippata in inglese Google, cioè Google, YouTube, sono curiosa. Mi sono intrippata con Case a prima vista su Real Time, e in realtà si possono anche vedere gli episodi vecchi, quindi spesso se sono sul divano e non ho niente da vedere, mi guardo Case a prima vista e lo adoro, cioè mi piace vedere queste case dove la gente tipo ha un budget di 1 milione di euro e mi piace giudicare queste case tipo no vabbè, cioè questo pavimento è bruttissimo, quando tipo una cosa che costa 10.000 euro al metro quadro. E boh, mi diverte tantissimo, ditemi che non sono l'unica pensionata a cui piace Case a prima vista, mi fa ridere e mi diverte tantissimo, proprio, cioè sono lì che guardo le case come se dovessi comprarle io. E perché ultimamente, come sapete, io mi fisso sulle cose, quindi vorrei iniziare una serie con tanti episodi, ma dall'altra parte mi viene sempre sto schizzo di rivedere, cioè, le stesse cose, perché io sono del parere di tornare sempre dove sono stata bene, quindi mi capita sempre di vedere le stesse serie finché non mi capita come Hannibal, che in realtà Hannibal l'avevo già vista ai tempi, ma non capivo, non sapevo bene l'inglese e quindi non capivo molto e non ero diventata ossessionata come adesso, però di solito guardo sempre le stesse cose e poi mi parte il pallino su una nuova cosa che durerà per anni e poi si inserirà in tutte quelle serie che ogni tanto mi riguardo, vedi Queer as Folk USA, vedi Breaking Bad, vedi Prison Break, Mad Men, Lost, poi ci sono serie che continuo a rivedere, Better Call Saul, che ogni tot riguardo, semplicemente perché se sono serie che mi piacciono, non posso accettare di averle viste una sola volta. E poi mi piace anche molto non solo vedere le serie, i film o per esempio leggere i libri, ma mi piace proprio entrare dentro nel fandom, quindi fare fan art, fare fanfiction, condividere fan art, condividere fanfiction. Mi piace proprio fare parte del fandom di una serie. Non riesco semplicemente a guardare una cosa e poi a finirla e a dire ok, l'ho finita, guardo un'altra cosa. Quindi è tipo un hobby impegnativo, se lo si vede dal mio modo ossessivo di vedere le cose, ma se avete, qualcuno mi ha consigliato qualche serie nei video passati e me le sono segnate, quindi non mi sono dimenticata di voi, però magari alcune sono su Sky e non riesco a recuperarle. E per esempio una serie che ho sempre voluto vedere è Dark, ma mi piace vedere le serie in originale per
e con i sottotitoli o in inglese o in italiano, di solito i sottotitoli in inglese perché così mi esercito con la lingua. Ma per esempio con Dark, se non sbaglio, è una serie del, non lo so, norvegese, danese, perdonatemi, però parlano non in inglese, ed è molto difficile perché finché guardo una serie in inglese con i sottotitoli comunque l'inglese lo so e riesco a seguire bene. Invece una serie non in inglese anche con i sottotitoli è molto impegnativa, quindi o me ne faccio una ragione e la guardo in italiano o la guardo in inglese, la guardo in lingua originale, ma devo essere mega concentrata a leggere i sottotitoli, se no non capisco assolutamente nulla. E quindi vediamo. Sto anche cercando degli anime nuovi che mi appassionino, perché l'ultimo che mi abbia davvero appassionato degli ultimi anni è Attack on Titan, quindi si parla di, non dico 10 anni fa, sì, secondo me 10 anni fa, e in questi 10 anni non ho trovato nulla di così appassionante. Ho in realtà visto Vinland Saga, che è bellissimo, però non è un anime nuovo, è un manga vecchio, quindi non c'entra. E non so se avete anche dei consigli di anime barra manga, perché poi preferisco il manga non perché voglio fare la poser, ma perché di solito il manga ha un ritmo molto più veloce, mentre l'anime spesso è più lento, solo per questo. Però anche se mi consigliate l'anime non c'è problema, anzi prima do comunque un occhio all'anime per vedere se mi piace prima di prendere il manga. E fatemi sapere, perché io vedo sia su Netflix che su Crunchyroll sempre le stesse cose e quindi l'unica cosa che dovete tenere a mente se mi consigliate un anime è che io odio il concetto del ragazzino che con la forza dell'amicizia supera tutti gli ostacoli. È proprio un prompt, è proprio un concept che mi urta il sistema nervoso, quindi sì, non mi piacciono tantissimi anime manga famosissimi perché io vedo questo concept e mi sento male. Poi ci sono delle eccezioni ovviamente, però neanche tanto, perché alla fine vabbè, io adoro Dragon Ball, ma non c'è questa cosa, cioè sì, lui ha gli amici, però lui vince perché è forte. Poi è vero che ha anche questo aspetto che dell'amore, dell'amicizia, però non come magari One Piece, ecco. Anche Neo Genesis Evangelion comunque non è proprio questo, non è, ecco, proprio la stessa cosa che intendo io. E forse l'unico sia Attack on Titan, effettivamente parla di questo, del ragazzino un po' sfigato che con la forza dell'amicizia supera le cose, però vabbè, anche lì preso alla larga. Comunque sappiate, per esempio My Hero Academia, mi direte ma non ce la faccio. Io vedo questi ragazzini delle medie sfigati, però loro sono forti perché hanno la forza dell'amore, dell'amicizia, quindi possono fare di tutto. Non ce la faccio, cioè mi cadono i coglioni, scusami YouTube per questo termine. Se avete consigli di anime magari un po' meno da ragazzini, con trame un po' più complesse e personaggi protagonisti, non i cattivi, ma con personaggi protagonisti complessi e grigi, fatemelo sapere che magari ci do un occhio, perché ho un po' gettato la spugna perché non trovo più anime e manga che mi prendano, ma anche per esempio nel mio genere, che sapete che io adoro gli yaoi, non trovo più niente. Cioè una volta a me sembrava che ci fossero molti più yaoi carini, adesso vedo delle tresciate
allucinanti che mi fanno tornare la voglia di rileggere Giungiù Romantica e tipo non guardare più nient'altro. Comunque ecco, fatemi sapere. Con questo io vi saluto e spero di vedere qualcuno di voi al Miami domani, perché questo video uscirà giovedì, e vi auguro una buona serata o mattinata, ma secondo me guardate questi video per la sera, e ci vediamo e ci sentiamo